andiamo a affrontare la regolazione di un cambio Shimano a 12 velocità. Le chiavi che vi servono sono sempre due, in questo caso però si tratta di una chiave a brugola del 4 per andare a svitare il nostro filo di regolazione del cambio, filo di tensione, ok, quello che proviene dal manettino, e una chiave a brugola da 2 mm per andare a regolare finemente i fine corsa. In questo caso, anche qua la regolazione è molto semplice perché le viti sono tre. Abbiamo le due viti di fine corsa, una per i rapporti high speed, quindi per il rapporto per il pignone più piccolo, una per i rapporti low speed, quindi per il pignone più grande, e infine la vite posta posteriormente al cambio, che ci serve per regolare la tensione del cambio e soprattutto la distanza della pulezza superiore del cambio dall'ultimo pignone del nostro pacco pignoni. Buono, proseguiamo come abbiamo fatto con il cambio SRAM, andando preliminarmente a regolare il fine corsa del rapporto più piccolo. In questo caso la vite sui cambi Shimano è quella che nella vista che si pone di fronte a voi è posta diciamo sul lato più alto, ok? Quindi andiamo, vediamo che se io avvito questa vite la catena sgrana, ok, tende a saltare sul secondo pignone, quindi molto semplicemente dovrò andare a svitare la vite di fine corsa fino a quando la trasmissione non mi suona fluida senza alcun rumore. Buono, a questo punto procediamo con la regolazione del pignone più grande, sempre con il filo staccato ma andando a agire sul parallelogramma del cambio con la mano, e vediamo se la regolazione, diciamo, impostata dal nostro meccanico piuttosto che dalla casa produttrice della bicicletta è ottimale. In questo caso possiamo vedere che la trasmissione gira in modo molto fluido e quindi non devo andare a fare alcuna regolazione. Nel caso contrario, come per i cambi SRAM, andrò a agire sulla vite di fine corsa che va a bloccare, diciamo, il cambio sul rapporto più grande. Fatto questo, e rilasciamo il cambio, freniamo, andiamo con la chiave da 4 mm ad agganciare il cavo del nostro manettino. A questo punto non ci resta altro che andare a serrare con la brugola del 4 il cavo che proviene dal manettino, quindi il cavo di tensione del cambio, e andare a provare il cambio. Come vedete funziona perfettamente, la regolazione è perfettamente eseguita.